Ciao a tutti. Nell'ambito della psicologia moderna, il narcisismo rappresenta uno dei tratti di personalità più intriganti e allo stesso tempo alquanto problematici. Chi soffre di questa condizione, infatti, manifesta un'eccessiva preoccupazione per il proprio sé, accompagnata spesso da una mancanza di empatia e di considerazione per le altre persone. Uno degli aspetti più intriganti del narcisismo è la sua incapacità di conoscere veramente gli altri, poiché si concentra esclusivamente su se stesso, ignorando o minimizzando le esperienze e i sentimenti altrui. In questo video esploreremo in profondità questa caratteristica del narcisismo e le sue implicazioni nelle relazioni interpersonali. Il narcisismo, per la sua natura intrinseca, si basa su un eccessivo senso di autostima e una ricerca costante di ammirazione e di riconoscimento. Il narcisista trascorre gran parte del suo tempo e delle sue energie nel nutrire il proprio io, spesso a discapito delle relazioni interpersonali. Questo atteggiamento egocentrico porta il narcisista a percepire il mondo attraverso il filtro del proprio sé, facendo sì che le persone intorno a lui diventino poco più che oggetti di gratificazione o minacce al suo ego. Una delle conseguenze più rilevanti di questa visione del mondo è l'incapacità del narcisista di vedere gli altri per ciò che realmente sono. Non si tratta solo di una questione di mancanza di interesse o di empatia, ma di una vera e propria incapacità di comprendere la realtà al di fuori del proprio universo narcisistico. Tanto è vero che vive in una sorta di bolla autocentrata dove tutto ruota attorno a lui e alle sue necessità, e ciò impedisce qualsiasi forma di connessione autentica con gli altri. Quando si tratta di relazioni interpersonali, questa mancanza di comprensione e di considerazione può avere conseguenze devastanti, poiché tende a manipolare e a sfruttare le persone per ottenere ciò che vuole, senza preoccuparsi delle loro esigenze o dei loro sentimenti. Dato che non è in grado di vedere realmente gli altri come individui distinti, le sue interazioni sono spesso superficiali e basate sull'autogratificazione. Inoltre, l'incapacità del narcisista di conoscere gli altri lo porta spesso ad un ciclo di idealizzazione e di svalutazione nelle relazioni. All'inizio il narcisista può idealizzare il partner o l'amico, vedendolo come un'estensione di se stesso o come una fonte di gratificazione. Ma una volta che l'altro non soddisfa più le sue aspettative o addirittura rappresenta una minaccia al suo ego, viene rapidamente svalutato e respinto. È importante sottolineare che il narcisismo non è necessariamente una condanna senza speranza. Con il giusto sostegno e trattamento, molte persone possono imparare a gestire i tratti narcisistici e a instaurare relazioni più sane e significative. Tuttavia, questo richiede un profondo processo di autoriflessione e di volontà di cambiamento, cosa che il narcisista potrebbe trovare estremamente difficile data la sua natura intrinseca. In sintesi, il narcisismo rappresenta una sfida significativa nelle relazioni interpersonali, poiché il soggetto di matrice narcisistica è intrappolato nella sua stessa visione del mondo ed è incapace di conoscere realmente gli altri. Tutto ciò porta a dinamiche relazionali tossiche e dannose che possono avere conseguenze devastanti per tutte le persone coinvolte. Ma scopriamo quali sono i pensieri che attraversano la mente del narcisista in simili contesti. Se le persone non mi servono a scopo personale, perché dovrei preoccuparmi di capirle? Le tue esperienze e sentimenti sono irrilevanti se non contribuiscono al mio benessere. Mi concentro solo su ciò che può alimentare il mio ego, tutto il resto è insignificante. Se non riflette la mia grandezza, non merita la mia considerazione. La tua unicità è oscurata dalla mia superiorità. È frustrante non poter avere il controllo completo su questa persona, non poterla sottoporre al mio sguardo penetrante e manipolarla.
Mi sento potenzialmente minacciato da questa persona che non si lascia conoscere realmente e non mi permette di conquistarla completamente. È una sfida che mi irrita profondamente. Mi chiedo se questa persona nasconda qualcosa di negativo o di sbagliato. Non riesco a capirla fino in fondo. Ricorda sempre che rimanere in una relazione con un narcisista, un individuo capace di distorcere la realtà per adattarla alle sue necessità egoistiche, è come intrappolarsi in un labirinto emotivo in cui la tua verità viene costantemente oscurata dalla sua manipolazione. È come camminare su una strada piena di vetri rotti, dove ogni passo ti porta a ferirti sempre di più, fino a perdere completamente la tua autonomia e la tua identità. Ogni giorno che trascorri accanto a lui è un passo verso l'annullamento di te stessa, mentre la sua tossicità avvelena lentamente il tuo spirito e mina la tua autostima. Non permettere che le sue bugie ti inghiottino. Alza la testa e abbraccia la verità. Meriti una relazione fondata sulla reciproca comprensione e rispetto, non su giochi psicologici pericolosi e subdoli. Trova il coraggio di lasciare questo labirinto emotivo, perché solo fuori da esso potrai finalmente vedere chiaramente e riprendere il controllo della tua vita, riscoprendo la tua autenticità e il tuo valore. Ricordati che la chiave per liberarti dalla tua prigione emotiva l'hai sempre avuta tu. Puoi sentirne il peso nella tua tasca. Il suo freddo metallo ti ricorda il potere che hai di aprire quella porta e di abbracciare la libertà. Non cercare altrove, non chiedere a nessun altro di aprirla per te. Sii il custode del tuo destino, afferra quella chiave, gira la serratura e cammina fiera verso la tua rinascita. Tu sei il guardiano della tua felicità e solo tu hai il potere di aprirti alla luce del tuo nuovo giorno. Che cosa stai aspettando? Vai e corri via da chi ti sta avvelenando l'anima e il cuore. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.